Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Exametascan Campoverde SRL. Ultimo aggiornamento, 23 luglio 2021. Cos'è Exametascan? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Exametascan durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Exametascan? Exametascan è un farmaco a base del principio attivo esametazima, appartenente alla categoria degli radiofarmaceutici diagnostici e nello specifico composti del tecnezio, 99 mtc. È commercializzato in Italia dall'azienda Campoverde SRL. Exametascan può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Exametascan 500 mcg kit per preparazione radiofarmaceutica 12 flaconcini in vetro multidose. Exametascan 500 mcg kit per preparazione radiofarmaceutica 24 flaconcini in vetro multidose. Exametascan 500 mcg kit per preparazione radiofarmaceutica 3 flaconcini in vetro multidose. Exametascan 500 mcg kit per preparazione radiofarmaceutica 6 flaconcini in vetro multidose. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Radiofarmaci Laboratori Ltd. Concessionario: Campoverde SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe CN. Principio attivo esametazima. Gruppo terapeutico: radiofarmaceutici diagnostici. Forma farmaceutica: preparazione iniettabile. Indicazioni: medicinale solo per uso diagnostico. È indicato per adulti e anziani. Per la popolazione pediatrica, vedere paragrafo 4, 2. Dopo radiomarcatura con una soluzione di sodio pertecnetato, 99 mtc, la soluzione di tecnezio, 99 mtc, esametazima ottenuta, è indicata per neurologia. Tecnezio, 99 mtc, esametazima è indicato per l'uso con tomografia a emissione di fotone singolo, SPECT. Nella SPECT cerebrale di perfusione l'obiettivo diagnostico è il rilevamento delle anomalie del flusso ematico cerebrale regionale. Le seguenti indicazioni sono sufficientemente documentate. Valutazione dei pazienti con malattie cerebrovascolari, in particolare ictus acuto, ischemia cronica e attacco ischemico transitorio. Lateralizzazione prechirurgica e localizzazione dei focolai epilettogeni. Valutazione dei pazienti con sospetta demenza, in particolare malattia di Alzheimer e demenza frontotemporale. Valutazione dei pazienti con emicrania. Tecnica coadiuvante nella diagnosi di morte cerebrale. Malattie infettive o infiammatorie. Nelle malattie infettive o infiammatorie il target diagnostico è il tessuto o le strutture in cui sono accumulati i leucociti marcati. Nelle malattie infettive o infiammatorie, le seguenti indicazioni sono sufficientemente documentate. Localizzazione di focolai anomali per condurre la diagnosi eziologica in caso di febbre di origine sconosciuta. Diagnosi di infezione in caso di sospetta osteomielite, con o senza protesi, e sospetta infezione delle protesi dell'anca o del ginocchio. Rilevamento dell'estensione dell'infiammazione in caso di malattia infiammatoria intestinale. Posologia. Adulti e anziani. La dose consigliata per somministrazione EV. Ad un paziente di taglia media, 70 kg, a SPECT cerebrale di perfusione, 350-500 mbq. Scintigrafia con leucociti marcati, 200 mbq. Compromissione renale/epatica. In caso di compromissione renale o epatica, l'esposizione a radiazioni ionizzanti può essere aumentata. Questo deve essere preso in considerazione quando si calcola l'attività da somministrare. Popolazione pediatrica. L'uso nei bambini e negli adolescenti deve essere preso in considerazione con attenzione, tenendo conto delle esigenze cliniche e valutando il rapporto di rischio/beneficio in questo gruppo di pazienti. La sicurezza e l'efficacia nella popolazione pediatrica non sono state del tutto stabilite. In particolar modo devono essere prese in considerazione tecniche alternative che non impiegano radiazioni ionizzanti. Le attività da somministrare ai bambini e agli adolescenti possono essere calcolate in conformità alle indicazioni della scheda di dosaggio pediatrico dell'Associazione Europea di Medicina Nucleare, EAM.
L'attività somministrata a bambini e adolescenti può essere calcolata moltiplicando l'attività di base, ai fini del calcolo, per multipli peso dipendenti riportati nella tabella sottostante. AMBQ somministrato uguale attività di base X multiplo l'attività di base a 51,8 MBq per l'aspetto cerebrale di perfusione e l'attività minima di 100 MBq. Per la scintigrafia con leucociti marcati l'attività di base a 35 MBq e l'attività minima di 40 MBq. Peso chilogrammi multiplo peso chilogrammi multiplo peso chilogrammi multiplo 3 1 22 5 29 42 9 e 14 4 1 e 14 24 5 71 44 9 e 57 6 1 71 26 6 e 14 46 10 8 2 e 14 28 6 e 43 48 10 e 29 10 2 71 30 6 86 50 10 71 12 3 e 14 32 7 e 29 52 54 11 e 29 14 3 e 57 34 7 72 56 58 12 16 4 36 8 60 62 12 71 18 4 e 43 38 8 e 43 64 66 13 e 43 20 4 86 40 8 86 68 14 Modo di somministrazione spettro di perfusione cerebrale. Uso endovenoso. Il radiofarmaco deve essere iniettato non prima di 10 minuti ma entro e non oltre 30 minuti dopo la ricostituzione del radioligando. Per la scintigrafia con leucociti marcati. I leucociti sono marcati in vitro e successivamente pronti per l'uso endovenoso. L'iniezione extravasale di questo prodotto radioattivo deve essere rigorosamente evitata a causa del potenziale danno tissutale. Uso multidose. Precauzioni da prendere prima della manipolazione o somministrazione del medicinale. Questo medicinale deve essere ricostituito prima della somministrazione al paziente. Per le istruzioni sulla ricostituzione e il controllo della purezza radiochimica del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 12. Per la preparazione del paziente, vedere paragrafo 4. Acquisizione dell'immagine. Spettro di perfusione cerebrale. L'acquisizione delle immagini deve essere ritardata di 30-90 minuti dopo l'iniezione per ottenere una migliore qualità dell'immagine. A seconda del dispositivo di imaging, il tempo medio di scansione per camere a testa tripla è di 20-25 minuti, esempio 120 proiezioni, 40 proiezioni per testa, 20-25 s/proiezione. Per camere a testa doppia ampia vicino ai 30 minuti, esempio 120 proiezioni, 60 proiezioni per testa, 30 s/proiezione. L'acquisizione dell'immagine deve essere completata entro 4 ore dopo l'iniezione. Scintigrafia con leucociti marcati. In genere è preferita un gamma camera grande campo visivo con collimatore ad alta risoluzione a bassa energia. L'imaging precoce del bacino e dell'addome è essenziale, l'attività intestinale è vista nel 20%, 30% dei bambini 1 ora dopo l'iniezione e nel 2%, 6% degli adulti 3-4 ore dopo. Le immagini degli arti devono essere acquisite per 10 min/immagine a 4-8 ore e ad almeno 15 min/immagine a 16-24 ore, in particolare per l'osteomielite. Le immagini dell'aspetto del torace, addome/pelvi o della colonna vertebrale possono essere utili. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ad uno degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 o ad uno qualsiasi dei componenti del radiofarmaco marcato. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Possibilità di reazioni di ipersensibilità o anafilattiche. Se si verificano reazioni di ipersensibilità o anafilattiche, la somministrazione del medicinale deve essere sospesa immediatamente e, se necessario, deve iniziare il trattamento. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione e nessuna interazione farmacologica è stata segnalata fino ad oggi. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Exametascan durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Exametascan durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Nel caso si presenti la necessità di somministrare radiofarmaci a donne in età fertile, è necessario prendere informazioni circa una eventuale gravidanza.
Le donne che hanno, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Le frequenze degli effetti indesiderati sono definite come segue. Molto comune, a 0 yen 1 decimo. Comune, da a 0 yen 1 centesimo a 1 decimo. Non comune, da a 0 yen 1, 1, 000 a 1 centesimo. Raro, da a 0 yen 1, 10, 000 a 1, 1, 000. Molto raro, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di somministrazione di un sovradosaggio di radiazioni con tecnezio, 99 mtc, esametazima, la dose assorbita dal paziente deve essere ridotta, quando possibile, aumentando l'eliminazione del radionuclide dal corpo tramite frequente minzione e defecazione. Può essere utile valutare la dose effettiva che è stata somministrata. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Radiofarmaci diagnostici, composti del tecnezio, 99 mtc, codice ATC, V09A0L e V09A02. Effetti farmacodinamici. Alle concentrazioni chimiche usate per le indagini diagnostiche, la soluzione di tecnezio, 99 mtc, esametazima non. Proprietà farmacocinetiche. Spettro di perfusione cerebrale. Distribuzione. Il complesso di TC, 99 m del principio attivo A neutro, lipofilico e di peso molecolare sufficientemente basso da consentirgli il passaggio attraverso la barriera ematoencefalica. Viene, dati preclinici di sicurezza. Studi tossicologici sui topi hanno dimostrato che con una singola iniezione EV di 2,5 mg/kg non sono stati osservati decessi o alterazioni patologiche. Fattore umano di sicurezza 1750. Studi tossicologici, elenco degli eccipienti: stagno, iri, cloruro di idrato, tetrasodio pirfosfato decaidrato, azoto. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.